Se state pensando di mettervi in garage una Dacia Duster, fermatevi subito. Non firmate nessun contratto, non staccate nessun assegno e non prendete impegni prima di aver ascoltato quello che ho da dirvi oggi. La Duster è uno dei più grandi successi commerciali degli ultimi 15 anni, un'auto capace di conquistare l'Europa grazie alla sua sostanza, al prezzo accessibile e all'immagine davvero SUV robusto. Ma oggi il mercato si trova davanti a un bivio pazzesco, un vero e proprio scontro generazionale che sta dividendo a metà gli automobilisti e mandando in crisi chi deve scegliere come spendere i propri soldi. Da una parte abbiamo la nuovissima Dacia Duster, un concentrato di design moderno che sotto il cofano monta il piccolo e agguerrito 3 cilindri 1000 TC e EcoG a GPL. Dall'altra parte, nei piazzali dell'usato, si muove l'ombra della precedente generazione, una vettura più spartana ma spinta dal leggendario, famosissimo e osannato 4 cilindri 1500 DCI diesel. Un motore capace di consumi ridicoli ma che, come molti di voi sanno bene, nasconde uno scheletro nell'armadio capace di distruggere il vostro portafoglio in un battito di ciglia, il famigerato problema delle bronzine di Biella. Mettetevi comodi perché oggi faremo un confronto spietato, senza peli sulla lingua e senza fare sconti a nessuno. Analizzeremo pregi, difetti, costi e verità nascoste di queste due filosofie, per capire quale sia la scelta intelligente e quale, invece, rischi di rivelarsi una fregatura colossale. Partiamo dalla sfidante più giovane, la nuova Dacia Duster. Con quest'ultima generazione, la Dacia ha fatto un salto in avanti spaziale per quanto riguarda il design, la tecnologia e la percezione di qualità. Non è più la macchina economica e un po' grezza di una volta. Le linee sono futuristiche, muscolose, l'abitacolo è moderno e dominato da schermi digitali, e la piattaforma costruttiva è totalmente nuova. Ma il vero protagonista è il motore, il piccolo 3 cilindri da 1000 cm3 turbocompresso, con alimentazione nativa a benzina e GPL, capace di erogare 100 cavalli di potenza. Come abbiamo analizzato di recente, questo propulsore è diventato il re indiscusso del risparmio alla pompa. La mossa di Renault e Dacia è stata geniale, ovvero mantenere un sistema di iniezione indiretta su questo motore. Questa scelta fa sì che le valvole di aspirazione rimangano pulite dalle incrostazioni carboniose nel tempo e rende il motore strutturalmente perfetto per digerire il GPL. I vantaggi sono sotto gli occhi di tutti. Con un pieno di gas spendete una miseria e viaggiate sereni anche nei giorni di blocco del traffico nelle grandi città, perché il GPL è considerato un carburante ecologico. L'autonomia complessiva, sfruttando sia il serbatoio del gas che quello della benzina, sfiora i 1400 km. Su strada la macchina si muove bene. Il turbo elettronico risponde presente appena sfiorate l'acceleratore e la coppia di 170 Nm è disponibile già ai bassi regimi. Ma non è tutto oro quel che luccica, e il 1003 cilindri ha i suoi lati negativi. Essendo un 3 cilindri, la ruvidezza e le vibrazioni al minimo si fanno sentire sul volante e sui pedali, nonostante i supporti motore evoluti. Inoltre, se viaggiate a pieno carico, con la famiglia e i bagagli in autostrada, i 100 cavalli mostrano il fiato corto nelle salite più ripide, costringendovi a scalare marcia e a far salire i giri, con un aumento inevitabile del rumore nell'abitacolo. Ci sono poi i piccoli difetti cronici che abbiamo già visto, come i sensori di pressione del GPL delicati che tendono a fare i capricci con il gas sporco, o l'attuatore della valvola wastegate della turbina che a volte prende gioco e richiede interventi elettronici. Passiamo ora sull'altro lato del ring. Andiamo a scoprire la Duster usata, quella che per anni è stata la scelta obbligata di chi doveva macinare chilometri. La versione spinta dal 4 cilindri 1500 DCI diesel, il celebre motore K9K. Parliamo di un propulsore che ha fatto la storia, scelto persino da Mercedes per le sue vetture d'ingresso, un motore apprezzatissimo per un motivo fondamentale, ovvero l'erogazione della coppia e i consumi autostradali. Il 1500 DCI, nelle sue versioni da 110 o 115 cavalli, ha una fluidità di marcia che il piccolo 1000 a GPL può solo sognare. Avendo 4 cilindri, è rotondo, non vibra, ed emette una spinta corposa fin dai 1500 giri grazie alla turbina a geometria variabile. In autostrada vi permette di viaggiare a medie elevate con un filo di gas, consumando pochissimo, spesso superando i 20 km con 1 litro senza alcuno sforzo. Tuttavia, l'acquisto di una Duster diesel usata porta con sé una spada di Damocle pesantissima, e qui entriamo nel campo dei difetti strutturali.
Chiunque mastichi un briciolo di meccanica sa che le prime generazioni di questo motore, in particolare i modelli Euro 4 e i primi Euro 5 prodotti fino al 2011, hanno sofferto di un difetto di progettazione drammatico, ovvero l'usura precoce delle bronzine di biella. Le bronzine sono dei piccoli cuscinetti metallici che permettono all'albero motore di girare liberamente. A causa di tolleranze troppo strette, materiali inizialmente non adeguati e, soprattutto, intervalli di manutenzione folli consigliati dalla casa madre a 30.000 km, queste bronzine tendevano a consumarsi prima del tempo. Il sintomo? Nessuno. Il motore gira perfetto fino a quando, all'improvviso, la bronzina cede, la pressione dell'olio crolla, si sente un battito metallico sordo e il motore fonde di colpo in mezzo alla strada. Una catastrofe che significa buttare via l'intera auto o spendere migliaia di euro per un motore nuovo. È vero che dal 2012 in poi Renault ha modificato i componenti e risolto il problema alla radice, ma sull'usato il rischio della scarsa manutenzione dei vecchi proprietari è sempre dietro l'angolo. Se l'olio non è stato cambiato ogni 15.000 km con le specifiche esatte, quelle bronzine possono essere ancora a rischio. A questo si aggiungono i classici problemi dei diesel moderni usati, come il filtro antiparticolato che si intasa se usate l'auto solo in città, le valvole EGR bloccate dalla fuliggine e gli iniettori Delphi delle prime serie che tendevano a produrre limatura metallica, distruggendo l'impianto di alimentazione. Mettendo le due auto sulla bilancia, la sfida diventa una questione di utilizzo reale. La nuova Duster a GPL vince a mani basse se cercate un'auto moderna, con garanzia ufficiale, esente dai blocchi del traffico e perfetta per un uso misto cittadino ed extraurbano, dove il costo del GPL al litro abbatte qualsiasi spesa di gestione. La Duster, usata col 1500 DCI, rimane la regina incontrastata dei lunghi viaggi autostradali, delle pendenze e del lavoro pesante, offrendo una guidabilità superiore, a patto però di trovare un esemplare dal passato limpido, meglio se dal 2013 in poi, e con una storia di tagliandi certificati e ravvicinati. A questo punto del confronto, la palla passa a voi che siete a casa e che magari state affrontando proprio questo dubbio amletico. Voglio farvi una domanda diretta e vi invito caldamente a scrivermi la vostra opinione giù nei commenti. Voi preferite rischiare sull'usato diesel, portandovi a casa la corposità e i consumi autostradali dell'1.5 DCI pur conoscendo il passato delicato delle sue bronzine? Oppure preferite la tranquillità del nuovo 3 cilindri a GPL, accettando qualche vibrazione in più pur di avere un'auto moderna e coperta da garanzia? Scrivetelo qui sotto, confrontiamoci e vediamo quale filosofia vince tra di noi. Ma sia che decidiate di acquistare la nuovissima Duster a GPL, sia che vi orientiate su una solida Duster usata diesel, c'è un elemento che non cambia mai, ed è la giungla che vi attende là fuori, sulle strade di tutti i giorni. Oggi guidare un SUV di queste dimensioni richiede una soglia di attenzione elevatissima, non solo per evitare le distrazioni altrui, causate purtroppo dall'uso continuo degli smartphone, ma anche per proteggere noi stessi e il valore della nostra vettura. Ecco perché considero la presenza di una dashcam a bordo un accessorio assolutamente vitale e non negoziabile su qualsiasi auto. Installare una piccola telecamera sul parabrezza è l'unico modo reale per tutelare i vostri risparmi, la vostra patente e la vostra serenità mentale da truffe, finti incidenti o contestazioni ingiuste da parte delle assicurazioni. Pensate a quante volte capita di subire un danno in un parcheggio, o di un guidatore che vi taglia la strada in una rotonda pretendendo poi di avere ragione. Senza testimoni pronti a difendervi, la situazione si trasforma in un snervante concorso di colpa che vi farà perdere la classe di merito e un sacco di soldi di tasca vostra. Con una dashcam attiva il problema non esiste, poiché il video registrato in alta definizione mostra la verità oggettiva dei fatti, fotogramma per fotogramma, diventando il vostro avvocato difensore silenzioso che non si distrae mai. Se volete viaggiare protetti e sicuri, vi ho lasciato il link per acquistare la migliore dashcam per rapporto qualità-prezzo, lo trovate come sempre fissato giù in evidenza nel primo commento. Se questo confronto spietato tra la nuova Duster a GPL e la versione usata diesel vi è piaciuto, e se apprezzate questo modo trasparente di parlare di meccanica reale, lasciatemi un bel like per sostenere il mio lavoro. Iscrivetevi subito al canale se ancora non lo avete fatto, e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Noi come sempre ci vediamo alla prossima, sempre sulla cresta dell'onda, sempre informati e con i motori al massimo.